Ciao Marco e benvenuto al nostro caffè. Ciao, ciao Francesco. Allora, stamani mattina parliamo di un argomento pazzescamente difficile che cercheremo di sviluppare insieme al meglio, che è il tema molto controverso, devo dire, del tema della diagnosi in psichiatria. Considerando che siamo in un mondo, per fortuna, lo dico già per chi ci ascolta, che è sempre meno possibile e fattibile e auspicabilmente fatto fare diagnosi in psichiatria dando delle etichette. Cioè la diagnosi, come dire, categoriale è sempre meno valida, no? C'è invece un discorso più collegato con il fatto che i disturbi sono spesso correlati, che c'è un flusso, no? Che c'è un flusso tra la normalità e la patologia e che le etichette sono sbagliate. Mhm. Ecco, dentro questa affermazione che ho fatto si inserisce il discorso che comunque è una diagnosi in qualche maniera che poi serve per indirizzare una terapia, sia essa una terapia della parola, sia essa una terapia farmacologica, sia essa un intervento psicosociale, in qualche modo va fatta. Mm. Quindi, ecco, dentro questo Scilla e Cariddi, parliamo un pochettino di fare diagnosi in psichiatria. Allora, certo è un argomento molto grosso, quindi cerchiamo di sintetizzarlo, renderlo chiaro per chi ci ascolta. Allora, innanzitutto, a cosa ci serve una diagnosi? Una diagnosi ci serve fondamentalmente per due cose: per cercare di mettere ordine su quello che il paziente presenta, spiegando, tra virgolette, quale potrebbe essere alla base il meccanismo che porta a questo problema, e immaginare se esistono dei trattamenti che abbiano un'efficacia in questa situazione e quale sarà il decorso a lungo termine, se il paziente si cura, se il paziente non si cura, che peraltro sono anche le risposte che il paziente si aspetta. Questo modello, che è un modello che è valido per tutta la medicina, certamente deve fare i conti con quella complessità che tu stavi descrivendo. Le malattie non sono, tra virgolette, camere stagne che non sono in comunità, in comunicazione con tutto il resto della vita del paziente. Ma questo molto spesso noi riteniamo che sia un problema della psichiatria perché è una disciplina complessa che ha molti anime, ma in realtà è un problema della medicina. Faccio un esempio pratico che è quello che spiego ai pazienti molto spesso. Allora, per fare una diagnosi di diabete, io devo dimostrare che un paziente ha una glicemia a digiuno superiore ai 126 milligrammi litro. Allora, tu pensi davvero che avere 120 di glicemia o 128 siano due mondi che non comunicano? No, c'è tutto un gradiente tra chi non ha nessuna patologia, cioè a digiuno a meno di 100 milligrammi di glicemia, e chi si avvicina a quella che si chiama situazione di prediabete fino al 126, ma il 126, che è una convenzione assoluta, non è che c'è scritto da qualche parte, è stato scelto perché quello è il cut-off oltre cui il non trattamento è peggiore del trattamento, cioè se un paziente non si tratta, che ha più di 126, andrà incontro a delle conseguenze nel tempo legate all'iperglicemia che sono superiori rispetto al paziente che si tratta. Cosa significa? Significa che lì è indicato un trattamento farmacologico. Sotto 126 non è che non si fa niente, dovremo dare al paziente delle indicazioni, per esempio sullo stile di vita, per prevenire un progressiva avvicinamento alla malattia. La psichiatria in realtà ai minimi termini funziona nella stessa maniera. Non è che uno è sano e, tra virgolette, un bel giorno gli compare come lo Spirito Santo una diagnosi psichiatrica. C'è un processo che avvicina quel paziente che ha le sue caratteristiche individuali, personologiche, una genetica familiare, ha uno stile di vita o degli eventi di vita che lo avvicinano a quel cut-off, che per il diabetico è 126, per noi sarà la comparsa di certi sintomi. Quando compaiono, certamente lì c'è un'indicazione per un trattamento, perché il non trattamento dà una prognosi peggiore, ma prima ci sono delle cose che si potrebbero fare per prevenire il passaggio alla malattia, e quello che lo giustifica i cosiddetti interventi precoci. Allora,
primo problema è questo, cioè non è che la psichiatria non può fare diagnosi, la psichiatria deve essere consapevole, come tutta la medicina, che la diagnosi è una cornice operativa che identifica, tra virgolette, la comparsa di una patologia che può o non può indicare un trattamento e una prognosi a lungo termine. Il secondo aspetto, e poi in questa prima risposta concludo, è che la diagnosi non può non tenere conto anche che la modalità di, diciamo, analisi della situazione presuppone come minimo due punti di osservazione. Da un lato io devo raccogliere dei segni, dei sintomi che mi permettono di inquadrare il quadro clinico. Il paziente mi porta quello che lui ritiene il problema, io devo raccogliere delle informazioni per capire se sono di fronte a uno stato depressivo, uno stato d'ansia o un qualsiasi altra patologia. Ma poi devo fare anche un'operazione diversa, che in psichiatria è molto importante, e cioè mettermi, tra virgolette, avvicinarmi a quello che è il vissuto del paziente, mettendomi nei suoi panni, per capire quali possono essere invece gli elementi, chiamiamoli più di tipo psicologico, se vogliamo usare questo termine, cioè di tipo personologico, che possono aver favorito e possono favorire quello che è quello stato di malattia o possono comunque, diciamo, determinare l'espressività del quadro. Allora, queste due modalità di approcci, che sono sinergici tra di loro, permettono una diagnosi a 360 gradi, che è, secondo me, una buona pratica clinica. Ecco, riguardo all'essere diagnosticato con un disturbo, esiste poi anche un altro problema che secondo me è tipico, diciamo, della nostra disciplina, che è il tema dello stigma e dell'autostigma, però. Nel senso che in qualche maniera si ha paura della diagnosi perché si ha paura di essere malati, perché esiste anche un elemento appunto di autostigma e si teme di essere additati come malati di mente. Questo è un problema nel problema, mi sembra, Marco, o sbaglio? Sì, è vero, ma anche su questo c'è una certa differenziazione, non è sempre così. Allora, ci sono diagnosi stigmatizzanti, per esempio, se io dico a una persona che è affetto da schizofrenia, schizofrenia è un termine che si è caricato nel tempo di stigma e quindi è sicuramente vissuto dal paziente e dai familiari come una specie di condanna di qualcosa che non è trattabile e che necessariamente porta a esiti infasti a lungo termine, perché questa è la storia di questo termine. Se io per esempio dico invece a una persona che ha un disturbo da deficit dell'attenzione, che ha avuto una vita travagliata, per cui a scuola non riusciva a combinare nulla, è stato bocciato, è stato bullizzato, si è convinto di non essere intelligente o di non combinare nulla nella vita per la sua distraibilità, e dico che invece per la prima volta lo incontro a 25 anni, gli spiego che questa è una patologia che ha un nome, un cognome, un suo decorso e ci sono delle terapie, quasi sempre ho un senso di liberazione, cioè il paziente finalmente capisce che non è, tra virgolette, lui il problema, non è lui scemo o non è lui che non funziona o che è una persona sbagliata, ma che ha una malattia che lo condiziona, che l'ha condizionato nella sua vita e che si può curare. Quasi sempre il paziente è sollevato da questa diagnosi. I pazienti che hanno disturbo ossessivo compulsivo non parlano volentieri della propria patologia perché hanno paura di essere presi per matti, ma se trovano qualcuno che gli spiega che quella è una patologia e che si può curare, hanno quasi sempre un senso di liberazione. Quindi questo per dire che il vissuto non è sempre di tipo stigmatizzante, a volte la diagnosi invece per patologie che possono essere vissute invece come un problema personale ha un effetto liberatorio, quindi varia molto da paziente a paziente. Quello che dici però è importante perché lì la corretta informazione mediamente fa sì che il paziente viva la diagnosi, se è posta in maniera corretta, come qualcosa che lo responsabilizza rispetto alla sua situazione. Cioè la malattia non è più, ripeto, un fulmine a ciel sereno, ma è qualcosa che mi è capitato, avrei preferito non capitasse, ma su cui io posso fare qualcosa per migliorare la mia qualità di vita. Lo spirito dovrebbe essere questo. Ecco, hai parlato della schizofrenia e io aggiungo che la schizofrenia è spesso, accanto agli aspetti stigmatizzanti e autostigmatizzanti di cui hai parlato, la malattia dove vi è meno compliance.
in genere, no? Rispetto ad altre patologie. Eppure anche lì, secondo me, la compliance è un elemento fondamentale. Allora, fa- il problema di fare diagnosi, entriamo nel merito con una domanda precisa. Come si può affrontare il tema dell'alleanza terapeutica facendo diagnosi di schizofrenia? Lo so che è una domanda difficile, però è il punto cardine, perché spesso l'alleanza terapeutica nella schizofrenia è quella che evita i ricoveri, tanto per dirne una, no? Su tutte, e permette percorsi di cura migliori. Eppure forse è la più difficile proprio perché è collegata con lo stigma e l'autostigma. Quindi la domanda è, si può arrivare ad una diagnosi condivisa anche nelle gravissime patologie mentali e ottenere l'effetto positivo che un inquadramento corretto dà? Sì, nella stragrande maggioranza dei casi è così. Qualcuno, a proposito di schizofrenia, ha anche proposto l'abolizione di questo termine, non solo perché oramai ha più di 100 anni di vita e non è più, diciamo, aderente alla realtà che oggi sappiamo, ma perché è un termine che è fuorviante proprio per queste caratteristiche di stigma. Oggi si propone psicosi precoce come termine un pochino più adeguato. Ma ciò detto, quello che intendi tu è anche nei casi in cui la capacità di introspezione, di consapevolezza è molto scarsa, io devo cercare di usare, tra virgolette, una comunicazione, un linguaggio che sia più vicino possibile al modello di malattia che ha in testa il paziente. Facciamo un esempio delle psicosi. Il paziente che in una situazione di grosso stress emotivo sente le voci o pensa o ha dei sintomi psicotici positivi, tipo delle intuizioni deliranti, ovviamente faticherà a considerare questi come segni di malattia, ma è perfettamente consapevole che questa cosa lo fanno stare male e gli condizionano la vita. E quindi riuscire a inquadrare questo come causa di stress, di ansia, di angoscia e come bersaglio quindi di una terapia per cercare di stare meglio, anche senza etichette stigmatizzanti, avvicina il paziente a un livello, tra virgolette, di consapevolezza che è un punto di incontro tra il suo modello di malattia assolutamente lontano da un insight e la necessità di un trattamento. Quindi non dirò, tra virgolette, alle voci per cui è schizofrenica si deve curare perché il paziente a questo livello di consapevolezza non è in grado di riceverlo, ma che queste voci che sono presenti possono determinare uno stato d'angoscia che merita un trattamento, sì. Non solo Marco, a me viene in mente l'esperienza clinica, il fatto per esempio di accorgersi che mentre il paziente sta parlando con noi sente le voci. Io mi ricordo che una delle cose che più è evidente è il movimento della testa, il movimento degli occhi, Sì, che certo. in realtà dà l'idea che c'è qualcosa di oltre a me presente in quel momento. Io ho un ricordo ben preciso che ogni volta che ho restituito questa cosa, cioè gli ho detto cosa le stanno dicendo le voci, non lei sente le voci cattivone, è stato il momento in cui si è creata l'alleanza terapeutica. E questo mi sembra molto importante, cioè il vero problema è entrare nel mondo del paziente e non pensare che il paziente entri nel nostro mondo. Per quello che dicevo all'inizio, c'è bisogno di questa c'è capacità di sdoppiarsi in Certo, doppia osservazione. Da un lato io devo raccogliere dei segni o dei sintomi che mi permettono di inquadrare la situazione clinica, esattamente come il 126 di glicemia, per certo. capire. Parallelamente, non solo per comprendere il paziente, ma anche per poi mediare la comunicazione, devo cercare di entrare nei panni di quel Certo. paziente e utilizzare questa comprensione per entrare in relazione. Questo mi serve anche nella comunicazione della diagnosi, nell'efficacia dei trattamenti, perché tutto questo è calato su quella che è la sua realtà, non sulla realtà. È il motivo per cui oggi vacilla il modello del consenso informato e invece il modello della diagnosi condivisa è quello prevalente in generale in medicina, perché il problema non è informare il paziente, il problema è trovare un ragionevole compromesso tra le aspettative vissute dei pazienti e quello che in realtà bisognerebbe fare secondo la scienza. Questa cosa qua è una conquista, un work in progress, non è una roba che una volta ottenuta
è la base di tutto è l'affetto. Non dimentichiamoci che in quella meraviglia di film che è Beautiful Mind, il paziente viene aiutato dalla moglie che lo accetta. Sì, Cioè il passaggio fondamentale è questo. Cioè in sì, realtà se noi entriamo nel mondo del paziente e non ci limitiamo alla diagnosi, facciamo diagnosi corretta. sì. Sembra assurdo, ma è così. Non trovi? Sì, sì, non solo, ma questo ci permetterà di personalizzare Certo. i nostri trattamenti, che è una parola che oggi è molto utilizzata e politicamente corretta, ma se non è calata su esempi concreti, rimane un po' un concetto astratto, no? Personalizzare sembra un'operazione di rispetto, non è così. No. Per poter personalizzare è come un sarto. Cioè, io posso anche costruire, ritagliare dei vestiti secondo, diciamo, delle taglie standard, perché sono un grande magazzino, ma se voglio poi fare un vestito su misura, devo prendere le misure di quel paziente Non lì. solo Marco, concludendo, stiamo attenti a non creare il vestito nuovo dell'imperatore, Sì. perché il vero tema che Anderson aveva colto in maniera perfetta è che, come dire, se non dici la verità, non arrivi da nessuna parte. Ma il E in psichiatria questo è indispensabile, la verità esiste e deve essere una verità condivisa, non una verità che io possiedo e tu non possiedi perché sei uno stronzo, Il- no? Uno dei nostri maestri, che tu ricordi bene, diceva che la verità e la libertà sono come i farmaci, bisogna saperle dosare, perché troppa verità e libertà fa male come poca. Allora, bisogna che questi concetti siano calati sulla storia, la vita personale di un paziente e della sua famiglia. Se no, diventa un'operazione paradossalmente, apparentemente corretta, ma può diventare, usare un termine forte, sadica se Certo, utilizzata in maniera impropria. Questo è un modello, magari una volta lo faremo un caffè su quanta verità bisogna dire ai pazienti, anche in ambiti diversi della medicina. Penso ai pazienti neoplastici e alla prognosi, no? Che sai che c'è tutta una discussione, io certo, voglio sapere tutto. Il sapere tutto è proporzionale alla capacità di tollerare certe informazioni da parte, che è personale, non è uguale in tutte le persone. certo. E ignorare questo con dei protocolli standard vuol dire fare degli interventi che si possono rivelare addirittura un tantino sadici. Sì, concludendo con una battuta, un conto è essere corretti e un conto è essere politicamente corretti. Io Ah, preferisco essere corretto e magari ogni tanto politicamente scorretto. esattamente. Alla prossima! Ciao, Ciao! Francesco, ciao.